È circa il 600 a.C., nel deserto fuori Gerusalemme. Dio mostra al profeta a lei una visione piena di simbolismi, che gli dà grande gioia, ma lo fa temere per i suoi figli, Laman e Lemuele. Basato su eventi reali, così come riportati nel libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Sam! Figlioli, svegliatevi. Venite nella mia tenda. Ma non è nemmeno l'alba. Ho avuto un sogno. O in altre parole, ho avuto una visione. E a causa di ciò che ho veduto, ho ragione di gioire nel Signore a motivo di Nefi e anche di Sam. Ho ragione di supporre che essi e anche molti della loro posterità saranno salvati. Ma Laman e Lemuele, temo grandemente per voi. Ho visto nel mio sogno un deserto oscuro e desolato. Lei, vieni con me. Signore, abbi misericordia di me, secondo la moltitudine delle tue tenere misericordie. Come ho mangiato del frutto, esso ha riempito la mia anima d'una immensa gioia. Pertanto ho cominciato a desiderare che anche la mia famiglia ne mangiasse.
poiché sapevo che era desiderabile più di ogni altro frutto. E mentre volgevo lo sguardo attorno per poter forse scorgere anche la mia famiglia, ho visto un fiume d'acqua. Saria! Sam! Nefi! Venite da me! Mangiate il frutto! È desiderabile più di ogni altro frutto. Laman, Lemuele, venite! Venite! Assaggiate il frutto! Loro non venivano da me a mangiare il frutto. Laman, Lemuele, e ho visto una verga di ferro. E si estendeva lungo la sponda del fiume e conduceva all'albero presso il quale io stavo. E ho visto pure un sentiero stretto e angusto che costeggiava la verga di ferro fino all'albero presso il quale io stavo. Ed esso conduceva pure, passando accanto alla sorgente, a un campo largo e spazioso, come se fosse stato un mondo. E ho visto una schiera innumerevole di persone, molte delle quali si spingevano innanzi per raggiungere il sentiero che portava all'albero. Ed è avvenuto che è sorta una bruma tenebrosa. Sì, proprio una grandissima bruma tenebrosa. Tanto che coloro che si erano avviati sul sentiero hanno perso la via, così che hanno vagato lontano e si sono smarriti. Ho visto altri che si spingevano innanzi, avanzavano e hanno afferrato l'estremità della verga di ferro e si sono spinti innanzi attraverso la bruma tenebrosa, tenendosi stretti alla verga di ferro, sì, finché ne sono giunti fuori e hanno mangiato il frutto dell'albero. Ho visto, dall'altra parte del fiume d'acqua, un edificio grande e spazioso, che stava come se fosse in aria, alto sopra la terra. Ed era pieno di gente, vecchi e giovani, maschi e femmine, e i loro abiti erano di foggia bellissima. Ed essi erano nell'atteggiamento di chi beffeggia e puntavano il dito verso coloro che erano arrivati e avevano mangiato del frutto. E dopo che hanno mangiato del frutto dell'albero, hanno volto lo sguardo attorno come se provassero vergogna a causa di quelli che si burlavano di loro. E si sono sviati su cammini proibiti e si sono persi. Ho visto altre moltitudini spingersi innanzi e sono venute ad afferrare l'estremità della verga di ferro.
e hanno spinto innanzi i loro passi, tenendosi costantemente alla verga di ferro, finché sono giunte fuori e sono cadute e hanno mangiato del frutto dell'albero. E molti sono annegati nelle profondità dell'acqua. E molti sono scomparsi alla mia vista, vagando per strade sconosciute. E grande era la moltitudine che entrava in quello strano edificio. E dopo che erano entrati in quell'edificio, puntavano il dito a scherno verso di me e anche verso coloro che stavano mangiando del frutto. Ma noi non abbiamo prestato loro attenzione, poiché quanti hanno prestato loro attenzione si sono sviati. Non avete uno scopo! L'amano. Lemuele. Noi abbiamo tutto e voi non avete nulla! Laman e Lemuele non hanno mangiato del frutto. Non capisco. Temo grandemente per voi, figli miei, e vi esorto a dare ascolto alle mie parole, così che il Signore sarà forse misericordioso e non vi rigetterà. Vi prego, obbedite ai comandamenti del Signore.